Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qui, siamo a fine stagione, o meglio qualcuno pensa che siamo a fine stagione per quanto riguarda la surfigna. Vedete, io adesso qui in mano ho dei fiori che ho tagliato dalla mia surfigna. Qualcuno dirà: ma come tagli dei fiori così belli, perché li togli? Perché la mia surfigna è arrivata al momento importante, io dico fatitico, della potatura. Andremo di cesoia, andremo a far vedere come poter ridare forza ed energia alla nostra pianta, far sì che si riempia ancora tutta di fiori, così come era all'inizio quando l'abbiamo acquistata dal fiorista. Adesso la nostra surfigna, stiamo parlando del metà luglio, fine luglio, tante volte la troviamo con questi fiori solo all'estremità, la troviamo spogliata, svuotata nella sua forma, e soprattutto i rami ormai veramente sono anche un po' brutti da vedere. Allora a questo punto necessita di una potatura energica, e soprattutto andremo anche a dargli un aiutino, ma non voglio anticiparvi troppo. State con me e andiamo a vedere come fare. Ecco, qui c'è una classica situazione proprio dove due piante, la stessa identica pianta, perché stiamo parlando di due surfigne, una come vedete sta bene, è in buona forma, non ottima, ma comunque è piena di fiori, continua a farne, e quindi è difficile in questo momento che mi viene la voglia e soprattutto il coraggio di potarla, mentre da quest'altra parte abbiamo una surfigna che, come vedete, fa sì qualche fiore, ma ormai è tutta veramente anche un po' spelacchiata e anche brutta da vedere. Quindi andremo a procedere con una potatura energica, coraggiosa, ma necessaria, soprattutto perché ormai siamo a fine luglio e vogliamo far sì che questa surfigna, almeno per fine agosto e tutto dopo settembre, e anche, perché no, un po' di ottobre, possa continuare a regalarci i suoi splendidi fiori. Bene, eccoci qui nella nostra sala operatoria. Allora, cosa dovremo fare con la nostra surfigna? Dobbiamo andare, ahimè, a recidere anche questi fiori. E qui, per quello che parlavo di coraggio, bisogna riuscire ad avere il coraggio di tagliare queste ultime fioriture. Qualcuno non lo fa perché dice: beh, la pianta comunque sta dando dei fiori, perché tagliarla? E il motivo è qui da vedere, è tutta svuotata. I fiori comunque sono sempre più piccoli, meno duraturi, e la pianta è destinata a non farne più. Abbiamo di fronte ancora almeno un paio di mesi di fioritura se andiamo a fare questo intervento. Quindi che fare? Allora, prima cosa, bisogna tagliare anche i 2/3 della pianta. Vuol dire che se questo ramo è lungo 30 cm, facciamo un esempio, ne andremo a lasciare solo 10. Andiamo a tagliarla dove ci sono, come in questo caso, vedete, c'è già il rametto che riparte, lo tagliamo in modo secco e deciso, così. E così andremo a fare per tutta la pianta. Andiamo a togliere i 2/3. Adesso velocizzeremo un attimino il video per cercare di non annoiarvi, ma pian piano andremo a ripulire tutta la nostra pianta, e poi andremo a dargli quell'aiutino di cui parlavo prima. Adesso velocizziamo. Bene, allora ci siamo, come vedete, abbiamo tagliato veramente tanto la nostra surfigna. L'obiettivo qual è? È quello di, andando a togliere la parte più lontana dalla base della pianta, andare a far sì che qui rispuntino le foglie, si riempia questa parte che ormai è tutta praticamente completamente vuota. Andiamo a togliere tutti i rami secchi, se ci sono. I rami secchi vanno logicamente tolti tutti, e andiamo a compattarla il più possibile. Qui adesso la pianta è veramente messa anche male, qui ha preso un contemporale, si è rovinata tutta, quindi sto cercando veramente di fare un qualcosa di contenere il danno che ha subito. Però ecco,
Questo è per darvi un'idea di come bisogna potarla. Rispetto a prima, guardate quanta parte aerea abbiamo tolto un bel, io dico, un 60%. Quello che rimane adesso cosa dovremmo fare? Allora andremo a metterla in una situazione, nella situazione dove era prima, quindi l'esposizione è tale quale dove l'avevamo prima. Non andiamo a modificare, perché per le piante è deleterio continuare a spostargli il posto, quindi lasciamola là dove era, che stava bene. Togliamo qualche erbaccia che magari è cresciuta dentro nel vaso, che adesso la si vede, prima si faceva più fatica a vederla, e poi adesso andiamo a dargli un aiutino. Che aiutino gli diamo? Eccolo qui, si chiama humus di lombrico. Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qui, io adesso vi faccio vedere questo perché è un humus che tra l'altro abbiamo anche utilizzato in un altro video. Abbiamo fatto una recensione proprio parlando anche di CLT, che è il centro lombricoltura toscano, e mi hanno spedito questi prodotti veramente ottimi. Io li sto utilizzando per le mie piante e le piante hanno ringraziato, e come se hanno ringraziato, e quindi adesso vi faccio vedere come lo si può utilizzare. Prendiamo la nostra vaschetta con la surfigna, togliamo un po', in questo caso io ho messo dell'argilla, dopodiché andrò a scavicchiare un pochino nella terra e andrò ad aggiungere qualche manciata di humus. L'humus di lombrico è il meglio che noi possiamo avere oggi sul mercato per quanto riguarda la concimazione biologica. È veramente un concentrato, un toccasana che noi possiamo dare alle nostre piante. Lo si può aggiungere durante tutta la stagione, va bene in partenza, ma va bene soprattutto quando noi andiamo avanti nella stagione, e come in questo caso la pianta ha bisogno, la pianta è sofferente, andiamo a dargli questo aiutino. Quindi prendiamo un po' la cazzolina, andiamo a scavicchiare, ecco, tipo qui facciamo un buco dove, senza andare a rovinare le radici, che le radici sappiamo essere sotto dove la pianta in questa situazione è, in questa qui, quindi andrò a inserire dell'humus in questa zona. L'humus ve lo faccio vedere, per chi non l'ha mai visto, non è altro che un terriccio fine inodore, specifichiamo inodore, un po' come il caffè, molto fine, e andiamo a inserirlo dentro. Cerchiamo di farlo scendere magari con le mani, prendiamo un'altra manciata e vedete, facendo così riusciamo a farla entrare, e così andiamo avanti. Facciamo un altro buco in un'altra zona, possiamo fare qui davanti per dire, si prende sempre, si fa un buchino, dopodiché si va a inserire il nostro humus. Cerchiamo sempre di non danneggiare l'apparato radicale. Quando mettiamo le mani così sentiamo le radici, fermiamoci perché non dobbiamo andare oltre. Io adesso le ho sentite qui sotto, mi fermo e vado a inserire, eccola qua, un'altra bella manciata di humus. Questo veramente gli fa tanto bene. Andiamo a miscelare. Ecco. Io adesso mi fermo qui, ne farò ancora uno in questa posizione, uno in quest'altra, uno di qui e uno di là, quindi farò 6 buchi e metterò 6 manciate di humus. Bene, allora il lavoro è finito, speriamo che la nostra surfigna si riprenda bene, magari vi girerò un video più avanti, facciamo magari verso fine settembre, che vi farò vedere questa cassettina come si è comportata nel tempo. Ricordatevi sempre comunque che in natura non vi è nulla di certo, quindi questi sono tutti interventi che noi facciamo per cercare di dare delle possibilità in più alle nostre piante, ma non vi è nulla di certo, perché tante volte nei commenti mi si scrive, ma per dire nel taleaggio mi si dice hanno attaccato tutte le tue talee. No, assolutamente no, si va per tentativi. Questa era una pianta, come vi ho fatto vedere, che era veramente messa male, questo temporale l'ha veramente strapazzata, e poi comunque è a fine stagione. Lei adesso in agosto comincerebbe veramente a finire i fiori e finirebbe così, e farebbe anche una brutta fine. Quindi è un intervento che noi facciamo per cercare di dargli una mano. Mettete un bel pollice all'insù, fatemi sapere se avete utilizzato le tecniche che vi ho fatto vedere in questo video e come è andata con le vostre surfigne. Ciao, alla prossima!